Benvenuti e ben ritrovati appassionati di atletica. Oggi ricominciamo anche a parlare della famiglia Ingebrigtsen, riprendendo in mano questa serie. Questo è il terzo episodio di, ormai non so neanche più quanti ne farò, non faccio più previsioni, e oggi parliamo del quartogenito della famiglia, cioè Filip Ingebrigtsen, quartogenito su 7 tra l'altro, perché sono in 12 miliardi gli Ingebrigtsen. Ma ora andiamoci direttamente nel vivo del video e parliamo di Filip, che è nato a Sandnes, in Norvegia, ovviamente come tutti gli altri Ingebrigtsen, il 20 aprile 1993, e della sua infanzia non parliamo molto perché è identica praticamente a quella dei suoi fratelli, ovvero tanto sport, ha iniziato a fare sci di fondo, poi ski roll, poi pian piano verso i 10-11 anni è passato gradualmente alla corsa. Potremmo far coincidere l'inizio della carriera vera e propria di Filip con la sua prima partecipazione in maglia norvegese, ovvero agli europei di Tallinn Under 20 del 2011, in cui ha partecipato alle batterie degli 800 metri, però purtroppo poi è stato eliminato immediatamente senza passare al turno successivo. Vabbè, aver fatto il resto della stagione è veramente molto esaltante, direte voi, e invece no, perché a tutti i campionati nazionali giovanili a cui ha partecipato è arrivato fuori dal podio, eccezione fatta per i campionati di campestre, che almeno lì un po' di soddisfazione è riuscito ad avercela, e poi è riuscito anche a conquistare un oro con la 4x400 insieme ai suoi compagni di staffetta della Sandnes Idrettslag. Però fortunatamente riesce un po' a rifarsi nel 2012 perché fa l'en-play nei campionati nazionali giovanili, in cui conquista l'oro sia indoor che outdoor, si porta a casa 4 ori addirittura, e inoltre in quest'anno e anche nell'anno successivo, il 2013, continua a vestire la maglia della nazionale giovanile, però senza particolari risultati, venendo sempre eliminato in batteria. Però ci sono due particolarità per quanto riguarda il 2013, perché è andato a convivere con suo fratello Henrik, visto che in quell'anno era nato il settimogenito della famiglia Ingebrigtsen, William, e non volevano avere un marmocchio urlante in casa perché non si inserisce bene in un contesto in cui un atleta professionista deve anche riposarsi, e se c'è una bestia urlante di notte non è proprio così facile dormire. L'altra particolarità invece è il fatto che ai campionati nazionali è riuscito a vincere l'oro nella 4x1500 metri, che è una cosa abbastanza particolare come staffetta, che si vede veramente poco, e infine nel 2013 riesce anche per la prima volta a conquistare un titolo nazionale assoluto a 20 anni nei 1500 metri. Poi nel 2014 arriva finalmente la sua prima partecipazione in nazionale assoluta con gli europei di Zurigo, in cui ha partecipato ai 1500 metri, che vabbè anche lì è stato eliminato subito in batteria, e stessa sorte gli accadrà l'anno successivo agli Euro Indoor. Ma è nel 2016 che arriva la vera consacrazione per quanto riguarda Filip, perché agli europei assoluti riesce a conquistare l'oro nei 1500 metri, stessa cosa che era accaduta a suo fratello maggiore Henrik 2 anni prima. E in questa gara in cui Filip ha vinto l'oro riesce proprio a superare Henrik, perché Henrik arriverà solo terzo. Poi in quell'anno c'erano anche le Olimpiadi di Rio de Janeiro e ovviamente Filip ci partecipa, fa la sua batteria, arriva quinto, quindi era anche tra quelli che passavano al turno successivo, e tutto bello esaltato va a fare l'intervista con la TV norvegese. Però intanto che stava venendo intervistato arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia della sua squalifica. La giuria, in totale autonomia perché nessun altro aveva protestato, aveva deciso che Filip aveva dato degli spintoni troppo forti a un atleta inglese e a uno tedesco, e quindi li aveva ostacolati troppo, e allora la giuria ha detto: oh raga, squalifichiamolo e fuori dalle balle. Ovviamente neanche il tempo di dire Ingebrigtsen, e la federazione norvegese ha presentato il ricorso per questa squalifica, che purtroppo per Filip non è stata accettata. Filip da questa squalifica ne esce veramente molto arrabbiato, molto amareggiato, perché addirittura secondo lui erano stati gli atleti inglesi a dargli fastidio, tant'è che sarà proprio un atleta inglese, cioè Charlie Grice, a passare al turno successivo grazie alla squalifica di Filip, perché altrimenti non ci sarebbe passato, si sarebbe fermato le batterie. E tra l'altro proprio Charlie Grice ha detto: sì, mi ha spintonato tantissimo, mi ha dato fastidio, pensavo di cadere. E invece dall'altra parte abbiamo la testimonianza dell'atleta tedesco che ha detto: assolutamente no, Filip non mi ha dato fastidio, non mi sembra corretta questa squalifica. E alla fine Filip se ne va a casa da squalificato in queste Olimpiadi. Nel 2017 ancora va qualcosa storto a Filip, perché agli europei indoor esce con un tempo incredibilmente alto per lui nelle batterie
batterie dei 1500 metri, però fortunatamente sempre in quell'anno riesce a riscattarsi per quanto riguarda i campionati mondiali, perché riesce ad arrivare al bronzo con 3 minuti 34 secondi e 53 centesimi, e questo probabilmente è l'apice della sua carriera per quanto riguarda le medaglie conquistate. Arrivati al 2018 per lui è un anno meraviglioso a livello di prestazioni, perché riesce a siglare quello che è attualmente ancora il suo primato personale nei 1500 metri, realizzato alla Diamond League con 3 minuti 30 secondi e un centesimo. Peccato per quei 2 centesimi, perché sarebbe bello stare sotto i 3,30, però pace è andata così, che gli è valso anche il record nazionale, che anche qua vabbè dopo 2 anni è stato rubato da suo fratellino Jacob, però almeno per un paio di anni si è goduto il record nazionale. E forte di questa sua prestazione arriva agli europei outdoor come il favorito della manifestazione, è il campione in carica di 2 anni prima, ha una prestazione mostruosa rispetto al resto dei cast dei partenti, però in semifinale c'è un contatto tra vari atleti, lui cade, si rompe una costa, perché si dice costa e non costola, giusto? Costola è quella degli animali. Si rompe una costa, ma lui se ne sbatte allegramente, si rialza e riparte. E riesce anche a qualificarsi per quanto riguarda la finale. Però ovviamente se hai un osso rotto non è che puoi performare tantissimo per quanto riguarda i 1500 metri. E quindi in finale non riesce a dare il 100% e arriva soltanto 12esimo. E anche alla finale dei 5000 metri ha addirittura rinunciato a gareggiare perché il dolore era troppo forte. E parentesi e piccolo spoiler del video successivo, entrambe le gare 1500 e 5000 le aveva vinti il fratellino Jacob, chiusa parentesi, ma tanto ne parleremo nel video dedicato a Jacob. Il 2018 si chiude per Filip in maniera meravigliosa fortunatamente, perché agli europei di corsa campestre riesce a conquistare l'oro nella gara senior, un'impresa incredibile per quanto riguarda la Norvegia. Purtroppo dal 2019 dobbiamo cominciare a parlare di fase discendente della sua carriera, perché in quest'anno riesce sì a partecipare a numerose competizioni internazionali, ma senza nessun particolare piazzamento di prestigio. Addirittura la finale dei 5000 metri dei campionati mondiali di Doha non riesce neanche a finirla. In quest'anno arriva anche l'ultima volta in cui riesce a stare davanti a suo fratello Jacob in una gara, perché poi dal 2019 in avanti ogni volta che Filip e Jacob si scontreranno in maniera diretta in una competizione l'avrà sempre vinta il fratellino. Come tutti sappiamo il 2020 è stato un anno senza competizioni internazionali, però Filip riesce comunque a togliersi un paio di soddisfazioni, perché riesce a conquistare 2 record nazionali. Dei 2 record che ha siglato, quello del miglio indoor è sicuramente quello meno prestigioso, mentre quello con un po' più di valenza è quello del 1000 metri outdoor, in cui è riuscito a fermare il cronometro a 2 minuti 16 secondi e 46 centesimi. Mentre altre soddisfazioni arrivano fuori dalla pista, perché in quest'anno diventa papà di Ellie, figlia avuta con la sua compagna Astrid Mangen, che tra l'altro è anche una discreta velocista, perché finché ha corso, cioè fino al 2019, vanta 11 titoli nazionali tra titoli individuali e titoli realizzati grazie alla staffetta. Astrid ha anche partecipato a diverse competizioni europee, quindi per farvi capire vanta un 11,71 nei 100 metri. Non la farà spiccare a livello internazionale, però comunque un atleta forte. Tornando di nuovo a Filip, nel 2021 continuano i risultati sottotono, perché agli europei indoor viene eliminato direttamente in batteria. Poi in primavera ha avuto una reazione avversa al vaccino e questo non gli ha permesso di allenarsi decentemente, tant'è che il primo vero allenamento è riuscito a realizzarlo soltanto a fine giugno del 2021, quindi ha fatto mesi senza allenarsi al 100%, tant'è che poi non stupisce se a fine luglio inizio agosto ai Giochi Olimpici di Tokyo non sia riuscito ad arrivare oltre alle batterie dei 1500 metri. Arrivati a quest'anno al 2022 Filip non ha partecipato neanche a una competizione indoor, cosa che non accadeva dal 2018, e qui abbiamo 2 possibili ipotesi per quanto riguarda la sua partecipazione meno all'indoor. Può essere che abbia avuto, come sta succedendo ultimamente, che ha dei problemi fisici, oppure semplicemente è un modo per provare a replicare l'ultima sua grande stagione, cioè il 2018, quando era andato veramente molto bene e anche lì non aveva preso parte alle indoor. Vedremo come si evolverà la situazione nel 2022. Cosa ci sarà nel futuro di Filip? Sicuramente il 2022 sarà un anno molto importante per lui, perché ci saranno sia i mondiali outdoor che gli europei outdoor, e certamente vorrà rifarsi dalle ultime stagioni in cui non ha veramente brillato. Però secondo me l'anno più importante futuro per la sua carriera sarà il 2024, anno in cui ci saranno i Giochi Olimpici di Parigi, anno in cui lui compirà 31 anni, e abbiamo visto anche con Henrik
che gli Ingebrigtsen non sembrano riuscire a performare molto per quanto riguarda l'avanzamento d'età, cioè più vanno avanti gli anni più non sembra che riescano a stare molto sulla cresta dell'onda. Poi magari sarà proprio Philipp a dire che ci sbagliamo a pensare a questa cosa, però vedremo in futuro questo qua. E dopo i Giochi Olimpici del 2024 Philipp probabilmente si troverà un bivio. Da una parte avrà la scelta del ritiro agonistico, dall'altra potrebbe decidere di allungare le distanze, di cominciare a concentrarsi maggiormente sui 5.000, sui 10.000 metri e passare gradualmente alla mezza maratona e alla maratona, specialità in cui storicamente è più facile performare alla soglia dei 40 anni rispetto al performare su distanze brevi tipo gli 800 metri, 1500 metri quando se ne hanno 40. Oppure questo discorso potrebbe farlo anche dopo la stagione 2022 se dovesse andare abbastanza male. Però per scoprirlo ci toccherà per forza attendere. Nel video precedente, dedicato ad Henrik, abbiamo visto come Henrik avesse la responsabilità di essere sempre il primo a far conoscere la famiglia Ingebrigtsen, il primo a vincere le competizioni internazionali, il primo a sottoporsi ad allenamenti seri di Gert Ingebrigtsen. E in questo video abbiamo visto Philipp che ha avuto una carriera in secondo piano nonostante sia un atleta veramente molto forte, perché pensate che per quanto riguarda i primati personali, dagli 800 ai 5000 metri, escludendo i 3000 metri indoor, Philipp ha tutti i personali migliori rispetto ad Henrik, è un atleta molto più forte rispetto ad Henrik, però tuttavia per la prima parte della sua carriera è sempre stato additato come il fratellino di Henrik. Poi ha avuto una piccola parentesi in cui aveva vinto l'oro europeo, il bronzo mondiale, in cui non era più chiamato il fratellino e basta, però da lì a pochissimo è diventato solo il fratello maggiore di Jakob, perché anche già dal 2018 Jakob cominciava veramente ad avere risultati fenomenali e questo andava un po' ad eclissare la fama sia di Henrik che di Philipp e diventavano semplicemente ci sono i fratelli maggiori di Jakob, e questa cosa si è sempre più esaltata durante gli anni, tant'è che adesso Philipp è veramente chiamato semplicemente il fratello maggiore di Jakob, nonostante sia un atleta forte. Probabilmente se Philipp non avesse avuto il cognome Ingebrigtsen ci ricorderemmo molto più di lui, perché lui è stato schiacciato tra la fama di Henrik e il talento di Jakob. E spero che con questo video io sia riuscito a dare un po' di giustizia per quanto riguarda Philipp. Nel prossimo video dedicato alla famiglia Ingebrigtsen cominceremo a parlare di Jakob, probabilmente dividerò in due parti la carriera di Jakob, la carriera giovanile e la carriera assoluta, però dipende tutto dalla quantità di materiale che riuscirò a trovare. E come al solito, se questo video vi è piaciuto vi invito ad iscrivermi, mettermi mi piace, commentare le solite cose che si dicono su YouTube, e adesso non mi resta che augurarvi buona fortuna alle gare e buon divertimento agli allenamenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao! E se questo video vi è piaciuto, come al solito vi invito... Wow!